ANG in Radio. Più di prima. L'agenzia Giovani nel tuo territorio. Qui Torre del Greco. Salve a tutti, ben ritrovati in studio con ANG Radio, Torre del Greco. Io sono Edoardo Riccio di Torre dei Giovani e oggi parliamo con una nostra cara amica Filomena Scala della difesa del folklore con l'avanzata del melting pot. È comunque un argomento che ingloba un po' tutti i settori, no? E che ormai fa parte della nostra quotidianità. Però partiamo dal principio. Filomena, che cos'è il melting pot? Forse è una domanda semplice, però partiamo con questa. Salve Edoardo. Allora, il melting pot, letteralmente tradotto in crogiolo, anche calderone, è un'espressione che viene utilizzata per descrivere una società che ingloba individui aventi cultura, religione e anche origine differenti tra loro. Quindi diciamo che possiamo dire che stiamo parlando di una società definibile come multietnica. Questa espressione viene utilizzata soprattutto per descrivere la società statunitense. Infatti, non a caso, uno dei tanti nomignoli di New York è proprio melting pot. Ma è anche possibile applicarla ormai anche al vecchio continente, non solo, dato che è diventata un'espressione proprio globale. Che rapporti sta avendo il melting pot sull'economia, dato che appunto fa parte ormai della quotidianità, no? Che tipo di rapporto intercorre con l'economia? Beh, diciamo che l'economia ha risentito dell'avanzata del melting pot, sia in modo positivo che anche negativo. Basti pensare anche solo a livello locale, ad esempio, quante attività di vario genere sono subentrate ad altre espressioni del nostro territorio, locali di gastronomia straniera, empori cinesi dove vendono un po' di tutto, che sono appunto subentrati ad espressioni come l'artigianato, la gastronomia, l'arte manifatturiera in generale locale, e progressivamente queste o sono andate a scomparire, perché ci sono ormai mestieri che non vengono più, sono scomparsi, non ci sono più, o addirittura sono ridotte in minima percentuale. Un esempio possiamo farlo con la sartoria italiana, che nonostante l'avanzata del melting pot in alcune parti del territorio nazionale è riuscita comunque a sopravvivere e ad avere anche un buon export. Certamente. Diciamo che comunque il melting pot ha subito un cambiamento e quali tradizioni però ha modificato? Perché è comunque una sorta di vento di rivoluzionario, no? Di cambiamento. Sì, se ci soffermiamo sempre sul territorio nazionale, anche locale, sono molte le tradizioni che il melting pot ha introdotto e altre invece che ha arricchito. Il più grande esempio che possiamo fare, come sempre, è rappresentato dal settore gastronomico, ma non solo, anche i rituali tradizionali sono soggetti a questa globalizzazione socioculturale. Hai mai sentito parlare ad esempio dei baby shower parties, che sono appunto un esempio di tradizione tipicamente americana con cui viene festeggiata una futura nascita? Questa tradizione si è fatta piano piano strada anche nelle nostre vite e molti stanno iniziando a celebrare questo avvenimento, questa nuova tradizione. Un altro esempio, penso che sia tra i più famosi, è proprio Halloween, una festa di origine celtica che è divenuta negli Stati Uniti una vera e propria tradizione, possiamo dire quasi al pari del Natale, perché se ci fai caso ad Halloween molte case vengono decorate, anzi quasi gareggiano, come succede anche durante il periodo natalizio. E questa è sopraggiunta poi nel nostro paese, diventando, soprattutto tra i più giovani, una festa da celebrare assolutamente, da non perdere. Stessa cosa anche i matrimoni, a cui il melting pot ha aggiunto, anche se piccoli, ma comunque dettagli provenienti da altre culture diverse dalla nostra. Un esempio magari meno conosciuto può essere quello del filo rosso indiano, con cui i due nuovi sposini legano le proprie mani con questo filo rosso a segnare questo amore eterno, indistruttibile, legato l'uno dall'altro. Il melting pot inoltre possiamo dire che non ha solamente modificato alcune tradizioni introducendo un qualcosa di nuovo, ma ne ha portate appunto di nuove proprio come nuovo spunto a cui poter far attingere le nuove generazioni. Infatti le nuove generazioni, millennials, sono quelle là che più vivono questo periodo, queste nuove tradizioni, e più le mettono in pratica e le celebrano.
Il melting pot è comunque promotore di cambiamenti. E quali ripercussioni ha avuto sulle tradizioni culinarie, dato che appunto è considerato quasi una sorta di promotore del cambiamento? Nuove cucine, nuove tipologie di cucine si sono sempre fatte spazio nei nostri menù quotidiani e ancora si fanno spazio, e non sto parlando solamente di locali gastronomici stranieri, ma proprio di alimenti, di prodotti veri e propri che sono facilmente reperibili sul mercato gastronomico o nei supermercati. Allo stesso modo anche la nostra cucina è entrata a far parte della routine gastronomica di molti paesi esteri. Se io ti parlo della pizza o della pasta, questa praticamente è conosciuta in quasi tutto il mondo, cioè è arrivata alle tavole di tutto il mondo. Inoltre basti pensare anche all'affermarsi di ristoranti e prodotti etnici di tipo medio orientale e asiatico, che hanno apportato alla dieta mediterranea nuovi sapori, nuove spezie, ad esempio il kebab, il sushi, o spezie come il curry, la salsa di soia. Hanno questa, attrazione che ha modificato sì la cucina italiana, addirittura introducendo quelle che sono le loro modalità di consumo di questi pasti, come le bacchette cinesi, che vengono preferite in questi locali proprio a quelle che sono le posate, le nostre posate, oppure l'assenza di bevande alcoliche nei ristoranti arabi. Per non parlare poi del nuovo trend che si è affermato per quanto concerne il vegano e il vegetariano. Infatti ci sono molti locali che vegani o vegetariani che hanno reinventato, reinterpretato a loro modo quella che è ad esempio la carbonara o la matriciana. Vero. E non è male, io l'ho provata la carbonara vegana e non è male. Vedevo di assaggiarla anche noi, e volevo farti anche ancora delle altre domande, perché dato che appunto è stato promotore di cambiamenti, credo che ci siano stati anche dei cambiamenti nei contesti socioculturali e religiosi, praticamente è quasi una sorta di amalgama, no? Rispetto alle nostre tradizioni. Sì, il processo avuto sull'immaginario mentale umano è stato veramente stravolgente, perché oltre a trainare forme di espressioni culturali come la poesia haiku, non so se l'ho pronunciata bene, la filosofia del Tao, addirittura il Kama Sutra, che è famosissimo, fino alla pratica dello yoga o delle arti marziali, per quanto riguarda il versante asiatico. Altri influssi sono giunti poi dal mondo arabo, come l'approfondimento del Corano, altre forme culturali anche ludiche come gli scacchi, la danza del ventre, la novellistica delle 1001 notte, medicina, geografia, algebra. E per non parlare poi dei simboli di queste culture che sono poi approdati nell'Occidente in maniera progressiva. Un esempio può essere la mano di Fatima, figlia del profeta Maometto, oppure anche il ruolo che ha lo yin e lo yang, che crea questo ibridismo senza tensioni con quella occidentale, anche se il senso dello yin e dello yang si è un po' smarrito nel tempo. E in che modo il melting pot si ripercuote sui fenomeni demografici poi? Perché credo che anche questo aspetto, no, subisce dei cambiamenti. Assolutamente sì, in questo caso stiamo parlando del fenomeno dell'immigrazione, che ha sicuramente favorito l'avanzata del melting pot. Sempre più persone provenienti da altri paesi, ad esempio, si stabiliscono nel nostro, andando quindi ad incrementare non solo il numero di abitanti, quindi il dato demografico del paese, che varia appunto di paese in paese, ma anche tra coloro che sono anche tra coloro che hanno dato un apporto sui dati della crescita della natalità. Le nuove generazioni, ad esempio, saranno i figli di una globalizzazione che è sempre più in forte espansione. Diciamo che alcune volte c'è una sorta di incontro, no, tra queste culture, però in alcune società, in una società multietnica, comunque alcune volte ci sono anche delle problematiche, no, di integrazione, non è sempre un'amalgama, è un incontro tra le culture differenti. Assolutamente sì, perché cambiare paese o nazione non sempre è una scelta voluta, ma è una scelta dettata da alcune conseguenze che vigono nel paese d'origine. Molti emigranti fuggono via dal proprio paese per cercare una vita nuova a causa magari di guerre, di povertà, e non sempre l'integrazione per queste persone è facile, non solo perché vengono da
possiamo dire un'altra realtà, ma anche perché la realtà in cui si trovano non è ospitale in alcuni casi, ma non sempre. Tradizioni, cultura, religioni spesso vanno a scontrarsi con quelle del paese in cui si va. Si dice ad esempio che il mondo è bello perché è vario, però non tutti accettano che ci siano queste diversità o che queste diversità coesistano sullo stesso territorio. Ma possiamo dire che tra le problematiche maggiori che non favorisce quella che è una giusta integrazione in un paese differente è il riconoscimento della cittadinanza. Il mancato riconoscimento della cittadinanza crea un problema a cui se ne aggiungono poi successivamente altri che portano un malcontento comune a salire sempre di più, un po' come se fossero, sai, ha presente il domino, cade una pedina, cadono anche tutte le altre. Vabbè, certamente, dipende poi dalle circostanze, però è naturale. Ed è anche naturale chiedersi allora a questo punto quali sono le forme di resistenza del folklore davanti a questo melting pot, questo vento di cambiamento. Possiamo dire che il substrato variegato del folklore ha certamente attinenza con quello che è l'uomo e la sua terra di origine, e le tradizioni che abbiamo, aiutano affinché questo patrimonio spesso orale, fatto quindi di racconti favolistici, storici, ma anche canzoni, filastrocche o proverbi, fenomeni linguistici come i dialetti, riescano a sopravvivere insieme anche a determinate manifestazioni spirituali o laiche, come ad esempio la festa di Piedigrotta, ma non solo la festa di Piedigrotta, ci sono tantissime cose, per non parlare poi dei contributi delle autorità locali, che siano regionali o nazionali, di portare avanti queste forme e queste manifestazioni in cui il passato è ancora vivo e fare in modo che resti vivo anche per le future generazioni. L'omologante flusso del melting pot, diciamo che ha stroncato determinati modi di vivere e il rapporto col territorio. Basta pensare ad esempio alla perdita dell'imbottigliamento del pomodoro, alla produzione vinicola che ritroviamo nel periodo settembrino, ma anche grazie all'apporto di enti in relazione anche con i beni culturali si è venuta alla mediazione di strutture che sono atte a dare ricezione ai posteri di un immaginario che va dal carnevale ai pellegrinaggi mariani o alla Madonna dell'Arco e il culto dei morti o anche alle celebrazioni di festività nazionali. Allora in che modo è possibile però riuscire a dare seguito al patrimonio folclorico? Perché è quasi un'impresa a fronte comunque di una perdita che si palesa sempre più crescente, no? Mi sembra naturale. Certo, sembra un'impresa, ma diciamo che la soluzione potrebbe essere tanto semplice quanto comunque un po' ardua. E il sollecitare l'interesse soprattutto delle nuove generazioni, dei millennials, che è totalmente immersa appunto nel melting pot, come dicevamo prima, che ha abbracciato queste nuove tradizioni e quindi ne sta ricevendo tutti i vantaggi che porta con sé. Quindi un maggior coinvolgimento da parte di enti, di istituzioni, ma anche di forme di divulgazione extra accademiche, capaci quindi di aprirsi anche al lettore che non è specialista in quello che è il patrimonio nazionale, ma soprattutto locale, attraverso eventi culturali di vario genere. Quindi è un bene che le nuove generazioni esplorino nuovi orizzonti, ma prima di tutto bisogna che questi conoscano e soprattutto apprezzino le proprie radici, le proprie origini. Hai parlato di patrimonio, allora io mi ricollego come ultima domanda, no? In che modo viene tutelato, viene protetto e custodito il patrimonio folcloristico? Perché anche questa è un'impresa comunque ardua, no? Non è sempre semplice. Sì, assolutamente, è ardua sì, e fortunatamente a dar manforte alla salvaguardia del patrimonio folcloristico sono spesso forme di associazionismo privato che con fondi proprio o anche con piccoli sponsor riescono a mantenere vivo l'interesse locale per fenomeni come le feste patronali, piccoli centri di raccolta di materiale e di documentazioni. Anche le sagre in un certo senso possono essere una sorta di salvaguardia di quelle che sono in questo caso le tradizioni culinarie, gastronomiche del territorio, o anche le mostre permanenti che si trovano in piccole strutture. Anche se è raro, e certo per grandi enti, si riesce ad avere anche il contributo e al finanziamento
pubblico sia regionale che statale. Il lavoro da fare però per poter mantenere vivo e tutelare quello che è il nostro patrimonio folcloristico è comunque tanto. Il folklore tra l'altro rischia di essere sommerso con perdite disastrose anche per quanto riguarda gli studiosi, gli studi di sociologia, antropologia, ma ancora di più per i residenti locali che non avranno più condizione sul dove vivono o da dove provengono, quindi quali sono le loro origini, perché col tempo, con le nuove tradizioni, con l'approdo del melting pot, questo si andrà a perdere e se non a scomparire del tutto, e questo non deve assolutamente succedere. Bene, è stata una chiacchierata comunque interessante, per oggi è tutto. Ringraziamo comunque Filomena Scala, intervistato, per essere intervenuta qui ad NG Radio, Torre del Greco, ed aver risposto quindi alle nostre domande. Grazie mille, arrivederci, da Edoardo Riccio è tutto, buona giornata. ANG in Radio. Più di prima. L'agenzia Giovani nel tuo territorio. Da Torre del Greco è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in Radio Più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili ed il programma europeo Erasmus+.